Cosa abbiamo fatto questa settimana? Niente. Dichiarazione di indipendenza. Perfetto. Abbiamo il razzo macchina. Questo è lo schema, tanto voi non ci capite. Manco io. Il camper è tutto storto. Non servono. Perché mi manda a cagare. Siamo Marina e Maurizio. Invece di viaggiare come sognavamo, da quest'estate siamo costretti a ristrutturare un camper infiltrato, proponendovi video nerd ad oltranza. Se non siete ancora stufi, state con noi ancora un po'. Giuriamo che è quasi ora di partire per il giro del mondo. Ragazzi, oggi il trasporto viene effettuato in via automobile e non in via aerea. No, in via del tutto eccezionale, in automobile. Invece dello scooter aereo. Abbiamo il razzo macchina. Benvenuti in questa nuovissima puntata della serie Mastro Geppetto vi insegnerà come fare un mobile. Quindi, come potete vedere, abbiamo qua in macchina la nostra cucina. Okay. Come, non si vede? Come dite? Non si vede che è una cucina? Ma sì che è una cucina! Come no? Comunque, siamo andati al solito fornitore di fiducia, che ormai non mi ripete neanche più il nome, che dovrebbe iniziare a pagarmi, però a prendere i legnetti. Faremo, ma ve lo spiego dopo, quando siamo nel camper. Sì, meglio. Per il momento accontentatevi di questo splendido panorama. Sì, insomma, c'è un po' di nuvole, però comunque a novembre 22 gradi e mezzo non fa schifo. Le palme sono bellissime, ma le cacche sui vetri anche no. No, ma guarda che inizia a piovere proprio adesso. Sì. Cioè, da marzo che non vediamo una goccia, Ecco. deve piovere oggi che noi dobbiamo... Lavorare, perché siccome non posso tagliare dentro, se no farei un casino di polvere, devo tagliare fuori. Giustamente cosa succede? Piove. Quando si dice che la sfiga ci vede bene, ecco. Però vedete, c'ho già gli occhiali anti-schegge negli occhi. Ah, pensavo antinebbia. No. Dichiarazione di indipendenza. Dichiaro di essere indipendente dal mio cerebro. Ecco. Questo è lo schema, tanto voi non ci capite. Manco io. 50 di profondità per 163. 62. Adesso poi deciderò. A parte scherzi e battute. Allora, l'idea è quella di fare una struttura in legno con dei paletti portanti come queste. Io non so cosa succede in Spagna o se anche in Italia è così, però qua ci sono delle misure strane dei travetti. Volevo delle colonnine 25x25, non esistono. Allora ho detto, troviamo delle alternative in T7x27. Perché 27? 32x32. Perché 32? Cioè 3 cm, 2, 2,5, no. Vabbè. Alla fine ho preso 2,5 x 42, perché mi serviva comunque 2,5. Perché ho anche un 2,5 da altre parti. Insomma, per farvela breve, farò una struttura di questo genere. Farò tutto un perimetro sia sopra che nelle fiancate che sotto con dei paletti, ok? Questa parte qua è attaccata al frigo, quindi non mi serve coprirla. Questa parte qua metterò a questo compensato da 1 centimetro. Le tramezze le farò con medio densing da 3 mm, che sono queste due qua. Poi qui verranno 2 cassetti, che poi decideremo bene l'altezza, quindi non ho ancora le misure, ma saranno quello, con un'antina qua e un'antina grossa qua, con un piccolo profilo, perché qui ci sarà il lavello, quindi cercherò di fare una parte fissa, diciamo qua, e basta, con un ripiano in mezzo. Cioè una struttura semplice, d'altronde era semplice anche prima. Ho deciso di farla con queste colonnine, diciamo così, con questa struttura in legno, perché così è un pochino più leggera. Sopra ci sarà un top da 3 cm in faggio, che dovrò appunto tagliare il buco del lavello, il buco del fornello, e siamo proprio al centimetro calcolato. Procediamo e insomma speriamo che non si rompa. Si incomincia a tagliare sperando nelle misure. Come va l'inizio costruzione della cucina? Ho scoperto che il camper è tutto storto. Ma va? Porca miseria. Quindi procedo a pezzi. La mia idea è di fare tutto quadrato, bello, tagliando tutto già prima. No. Taglio un pezzo, lo misuro, troppo lungo, troppo corto? Bene. Vabbè, comunque sta diventando buio, la giornata è quasi finita.
Quindi tra un po' voglio andare A mangiare? a riposare queste stanche membra. Ma già sbaglio i numeri. Se poi anche gli occhiali sporchi e non ci vedi, andiamo bene. Ma accendi la luce fuori, così, giusto per provarla. Stai lì, eh? Sostituzione fatta un mese fa a LED per consumare meno. Ragazzi, so se gli hai fatto vedere già il riquadro dentro. Non ancora, adesso glielo faremo vedere. Vi faccio vedere. Per cercare di dare un pochino di struttura, nel senso robustezza, sto trovando quelle che sono le travetti di acciaio sotto e sto avvitando praticamente questa struttura. Dove mi farai due fianchi e questa qua è il piano d'appoggio, o meglio, il travettino dove ci sarà sopra il top. Top. Quindi diciamo che dovrebbe essere insomma una struttura tutt'uno con il camperozzo, ok? Ma poi sarà giusto farla così. Non lo so, Mica che poi quando si muove si spacca tutto. io ne so, io la faccio, poi se si rompe la rifaremo. Molto semplice, però facendo così rimane una struttura leggera. Non che prima fosse pesante, però insomma il top nostro sarà un pochino più pesante perché lo faremo in marmo di Carrara. No, però pesa, quello sicuro. Vado avanti a tagliare, ciao. Hola, ¿qué tal? Anda que se explica muy, dice, en el aparcamiento. Digo, ¿a Mauricio lo conocéis vosotros? Sí, claro, yo Yo me gusta ver las reformas, las veo yo en el YouTube y no veo a la gente lo que Mira, monta, apúntate ¿eh? al canal que tenemos nosotros de YouTube. No, pues ya está. Gracias, hasta luego. Qual è il colmo per un postino iscriversi a un canale senza codice postale? Questo qua è vero, però che ci conoscono anche i postini che Ma siamo pensa qua. a te. Io vado avanti, Che roba. Pazzesco, guarda che colore. Questo è lo Sembra segno dipinto arancione. sto albero. Ecco qua. Sunset unboxing. Seaflow. Ah, la pompa dell'acqua, vero? Sì, la micro pompa dell'acqua. Vediamo un po'. Una pompettina per i lavandini, giusto? Esatto. Ma l'altro che cos'è che non ci ricordiamo? Ne ho idea. Ah, le tende della Le doccia. tende della doccia. Sì. Vogliamo già farle vedere? Buongiorno famiglia. Cosa volevo dire? Che Che è un giorno nuovo. sì, ma io non mi sono pettinata neanche oggi. Perché t'hanno criticato, qualcuno gli ha detto Hola, che yo sì. soy de la familia también, hola. Oh, Vera! Anche il giardiniere saluta tutta la community. Andiamo avanti a tagliare. Vai, fai intervista a lui. ¿Cómo va el trabajo hoy? Down. Muy mal. Ya. I'm finished. Ah, mira, han terminado también lo del golf. Dile que somos como los Reyes Magos. Trabajamos una vez al año Ah. y es mentira. È mentira. Fai la traduzione. Ha detto che sono come i re magi che lavorano una volta all'anno e per finta. Bene, io vado a tagliare, vado avanti a fare il nubilet. Dai, dammi una mano che devi tenerlo questo qua che è stretto. A parte tagliare il legno e piantare due chiodi, è arrivato il momento di usare un nuovo kit che va studiato. No, più o meno ho capito, ma leggendo le istruzioni mi ha confuso. Praticamente cosa succede? Qua devi prendere la misura con questo dello spessore del legno e ti dà un'angolazione, perché praticamente questa vite serve per, io adesso l'avevo già bloccata, per fare un buco e iniziare a darti la direzione corretta. Credo. Però leggendo poi mi ha confuso. Quindi adesso io e Marina che quando Studiamo un attimo e Sì, poi vi sì, facciamo sì. vedere come utilizzarla. Sì, ma dello spessore. Non servono. Allora, l'ho capito comunque. Vi spiego quello che ho capito, ok? Praticamente, voi dovete misurare lo spessore del legno, perché la vite andrà in profondità, ok? Questo è 4. Questo massimo arriva a 38. 12, 19, 27, 38. Sono le 4 misure. Quindi lui dice, ovviamente se è 40 scendi al primo sotto. Lo blocchi, ok? Poi introduci
quella che è la punta speciale che loro hanno, la fai uscire da questa parte fino a regolare la parte, questa qua, più grossa, che sia esattamente sopra il 38. Tu gli dai questa misura dal legno di ingresso della vite. Dopodiché prendi la tua maschera, diciamo così, la metti dove vuoi fare il buco. Io in questo caso la cerco di mettere nel centro. Dopodiché si fissa con una pinza, vedi qua dove c'è il buco. Dopodiché prendi il tuo bel trapanino, lo infili dentro nella maschera e inizi. Devi arrivare in fondo fino a qua. Stacchi la tua mascherina e tu hai il buco fatto. Dopodiché prendi le sue viti abbastanza lunghe, perché tu le devi infilare dentro la vite, veramente così, quindi questa parte qua entrerà insomma, dove ti interessa che entri. C'è una punta speciale dentro lunga, ovviamente per entrare fino in fondo. Qualcuno si potrà chiedere, ma perché non hai messo 2 squadrette? Perché? Perché ci sono alcuni punti dove le squadrette, tipo negli angoli vicino ai cassetti, potrebbero darmi fastidio. E poi è un modo nuovo per imparare una tecnica nuova che potrei utilizzare per fare qualcos'altro, no? Magari invento costruire tutto il cruscotto nuovo. Ah, prima ci va il portavini. Esatto, magari faccio il portavini. L'abbiamo visto fare da un altro. Sì. La cosa più importante del camper è il portavini. Direi che va più che bene. Dai, pulisci bene! Ma non mi aspirare la cosa, dai. A parte che questa è potente, non è che la controllo proprio, vede il tutto, fa un po' da sola. Poi tanto devi Sì, fa sporcare. da sola. Devi sporcare di nuovo, quindi dai, avanti. Buongiorno a tutti, visuale aerea. Oggi è un gran giorno perché si prepara il piano della cucina. Anche se Mauri è incazzato nero perché si dimentica di fare i segni con la penna. Ma non sono incazzato nero, è che oggi non è un gran giorno, è un giorno di stress. Dai, vieni a misurare. Ragazzi, Mauri è stressato. Non posso neanche tanto riprenderlo perché mi manda a cagare. Dai, non è il primo piano lavoro che fai, ti vengono bene, dai. Sono stressato? Non ha dormito neanche stanotte. Un taglio c'ho, uno solo da fare. E deve essere fatto. Pensa quando farò gli scassi. Uff. Adesso è la parte lunga. Agonia. Mauri, l'hai tagliato un po' corto. Prendi quello giusto. Spiritoso, eh? Mamma, quanta segatura. Il castigo. Cavolini, la cucina più amata dagli italiani. Cavolini. Ho mandato sotto Marina, sotto il tavolo, sotto la mensola, sotto il piano lì, perché gli devo far fare i segni di dove il bordi della struttura, perché così so che lì non devo bucare, perché devo fare ancora lavello, fornello, i buchi e quindi l'ingombro sostanzialmente. Te capisci? Allora, la cucina mi sembra che sta venendo una figata, è bella stabile, bella solida e mi preoccupa un po' che dovrò pitturarla tutta di bianco e non so come verrà, molto artigianale. E stiamo provando anche il riscaldamento perché fa freddo, sembra freddo, insomma, fa 18 gradi, 19, che per noi è freddo. Visto che il piano è 51 cm e il bordo che mi rimane tanto perché questo lavello è enorme che l'ha scelto Marina, devo cercare di essere il più preciso possibile. La maschera che davano loro è praticamente 49, quindi mi rimaneva un centimetro, ma guardando il piano non è così. Quindi E neanche guardando il lavello non è così. ho fatto la maschera da 51 cm Non è da Ah sì, le hai fatto il piano di e io ho lavoro. fatto il buco giusto. Bravo. Guarda. È proprio... mi E quindi rimane, quant'è? 41, 40? 41.
41 e mi rimane mezzo centimetro per giocare un po'. Direi che Gli angoli puoi farli anche meno. Hai visto? no, non li faccio così perché almeno riesco a giocare, a muovermi un po', se li faccio troppo ok. precisi. Quindi dovrei almeno riuscire ad avere insomma, una precisione precisa. Una precisione precisa. Una precisione precisa. La stessa cosa la vado a fare adesso con il fornello, che non è tanto per la distanza, cioè sì, non è tanto per la profondità, ecco, veramente, ma più che altro per la larghezza, perché fornello e lavello sono veramente vicini e quindi anche qua devo capire bene dove metterlo. Sfruttare tutto lo sfruttabile. Bene. Ma nessuno si è chiesto come mai questa visuale è da così in alto? Perché c'è lo scagnin. Il mio punto di vista al momento è così perché sono in piedi sullo sgabello. Perfetto. Sei abbracciato al camper? Sì, meglio che il cesso. Scusate, devo prendere le misure. Aia. Ma c'è no spazio. Allora, tienimi qua. Dai, molla di riprendere! Sei mica sulla Rai! Dai che bisogna della tua consulenza. Quindi il fornello verrà qui e il lavello verrà qui. Bello grosso. Ecco come verranno i buchi. Fornello, lavandino e il frigo andranno messi qua. Ora c'è un altro momento di stress per tagliare i buchi. Vuoi una matita? Sì. Iniziamo a tagliare. Allora, la maschera l'ho fatto, ho fatto i segni, sono molto blandi perché comunque il taglio dentro non è che deve essere preciso. Non so se voi lo fate, però diciamo si inizia sempre con una punta da trapano, di solito negli angoli, perché così infili dentro poi la lama dell'alternativo e tagli col seghetto fino ad arrivare al bordo. Così diventa più facile perché non devi girare e non puoi girare. Cos'è questa contorsione? Da fuori a dentro, sei più comodo? Accendi la luce qua. Vado? Prova di rubinetto. Fuma! Buongiorno a te, buongiorno a me. A me verrebbe da cantare qualcos'altro. Però. Ma guarda che bella giornata! Cosa c'hai, le mosche anche oggi? Ti dà fastidio il sole per caso? No, un pochino. Mi dà fastidio tutto. Visto che ieri abbiamo finito l'incasso e tutto, però ci siamo resi conto che devo mettere anche il troppo pieno. Il troppo pieno, per chi non lo sa, è quando l'acqua arriva al bordo da qualche parte scarica, che è questo qua. Mi sembra che si chiami troppo pieno. E senza ci entra, con no, e quindi devo fare lo scasso qua. Un piccolo buchino. No, non un buchino, devo fare lo scasso si chiama, non è un buco. Poi inizierò a litigarlo un po' per renderlo, è abbastanza liscio, però gli leverò questo spigolo, che è quello che non viene qua, ma viene qua. Quando entri, pa! E allora per evitare mi levo quello. Diciamo lo stondo un po' per evitare i problemi, ecco. E dopodiché lo porterò a casa, quello magari ve lo risparmio, gli darò 18 mani sopra di quel anticoso, urto, acqua, foglie, terremoti, uragani, tutte quelle cose. Siamo sempre in un cantiere, però vediamo la luce in fondo al tunnel. E se non usciamo dal tunnel, lo arrediamo, ormai, a forza di fare mobili. Allora, io starò nella parte dietro dando una seconda mano di bianco alla cassettiera qua, mentre Mauri si occupa della parte davanti Pensavo stessi parlando con me. Ma sì che sto parlando anche con te, sto Se parlando con mi stavi tutti. spiegando cosa dovevo fare. Io a te spiegare cosa devi fare? Esatto. Giammai. Dai, con la 220. Quindi stai per farmi...
Stai per farmi un filino di polvere? No, un filino no. Oh ragazzi, ma che bello una volta che c'è il sole me lo posso prendere in santa pace mentre qualcun altro lavora. Andiamo a vedere cosa sta facendo, se fa qualcosa. È tutto uguale a prima. Cosa ridi? È tutto uguale a prima, fai vedere. Ah, stai verniciando. Dopo che io ho lisciato. Beh, certo. Insomma, Non mi piace sto primer. non ti piace il primer perché? È gommoso, È un primer. Dai, non fare gocce solo. Ciao. Non era venuta liscia la vernice. Lo liscio perché sia perfetto. Oggi facciamo passare il tubo dell'acqua. La domanda è: sarà lungo abbastanza? Sì, è lungo abbastanza. Ah, ok, meno male. Ok, giusto. Come faccio i buchi io? Non li fa nessuno. L'esperto di buchi ce l'avete davanti. Detto così non è bello però. Sto facendo un buco che praticamente questo passerà sotto le batterie, perché le batterie sono rialzate perché c'è il passaruota lì. Ho uno spazio che avevo già calcolato all'inizio quando avevo posizionato le batterie per far passare i cavi. C'è una particolarità, a differenza da come era l'impianto vecchio, dove passava il tubo dell'acqua e anche il tubo dello scarico, io il tubo dello scarico userò un pozzetto nautico per le docce, che dovrebbe arrivare a giorni, con una pompa che spinge i liquidi anche in salita, perché anticamente faceva tutto il giro qui sotto, passava sotto il bagno e arrivava dall'altro angolo sotto la cassapanca dove c'era il deposito, ed è quello che secondo me ha creato i maggior danni. Il tubo, infatti, quello di scarico del lavandino, era tagliato in diversi punti e rappezzato con tubi, insomma, e si deve essere rotto nel tempo con le vibrazioni. Quindi ho deciso di non fargli lo stesso giro, ma farlo passare sotto il camion. Ovviamente è in salita perché il deposito è più alto e quindi userò questo pozzetto. Ve lo farò poi vedere quando arriva, ve lo spiegherò. Spero magari nel video fra qualche minuto. Ciao, ti vedo, eh? È inutile che ti nascondi dietro la cucina. Visto che non c'è, ti vedo. No, ma stavo pensando che c'è una bella visuale da qua e che si vede bene il pavimento, forse non l'avevamo fatto vedere bene di giorno. E volevo far notare che le abbiamo messe sfalsate, il listone, perché qualcuno ci ha detto che non le abbiamo messe sfalsate. Cosa fai? Dormi? Ancora? E ti sei trovato bene l'altro giorno? Che giorno è oggi? Domenica. La gente la domenica cosa fa? Dorme. No. Mi sembri un po' spiaggiato. Sono una balena spiaggiata. Ho sbagliato a ordinare i tubi, i cosi, qua. Ste pompe. No, sì, Non infatti, sei esperto di pompe. meno male. Nel senso che ho ordinato una pompa piccola e la restituisco adesso. Va bene, allora io vado avanti a verniciare di qua dietro, facciamo un po' di dettagli in questi giorni fino a che non aspettiamo di terminare la costruzione qua della cucina. Il lavoro si svolge nel piazzale più avanti al sole. Non sei il DJ. No? Dai che devo fare, bolla giù quella roba. Ma perché tu mi fai sempre solo lavorare? Il mio compito è questo, è documentare. Il lavoro devi farlo tu, mica io. Dicevamo, siamo qui al sole perché fa un po' freschino oggi e ci accingiamo a... Un po' freschino, io sono così, quindi non ti crede nessuno. Questi 20 gradi mi fanno battere i denti. No, ci sono 19. No, la puntata 10. Volevamo stupirvi con effetti speciali, ma noi siamo scienza, non fantascienza. Era una vecchia pubblicità, qualcuno se lo ricorda, i giovani. Cosa abbiamo fatto questa settimana? Niente. Quello che avete visto fino adesso, la settimana è finita. Ragazzi, e quindi... Volevamo, scusate se ho interrotto Marina dopo me, grazie. Scusate se
insomma, l'idea era quella di farvela vedere finita, però un po' di ritardi, un po' anche noi abbiamo degli Cioè, impegni. ormai anche loro lo sanno come va a finire il nostro video, no? Si spera di fare tantissime cose, poi ne facciamo la metà. Sì, no, diciamo che abbiamo l'idea di farle. No, beh, ci avevamo messo tutto, però ci sono stati comunque ritardini, come al solito. Non è arrivata la pompa che è arrivata sbagliata, l'avete visto, insomma, comunque, prescindere da questo, siamo a buon punto. Una cosa però, le antine le ordineremo, quindi non so se arrivano sta settimana, la prossima settimana, perché vogliamo utilizzare un legno che si chiama... Qua in Spagna si chiama Paulovnia, con la W, Paulovnia. non so come si dice realmente, però è un legno che è molto resistente, possiamo permetterci di prendere un'anta da 1,5 centimetri e pesa al metro cubo la metà del pino. Che è già di suo leggero. Esatto. Questo per non andare innanzitutto a gravare e poi perché non ho voglia di tagliarli, perché non saprei come fare. Nel senso che vorrei un taglio preciso, visto che è tutto a vista quello lì, e quindi preferisco ordinarlo, preferisco avere un materiale leggero. Senza i nodi che ci propina il nostro fornitore di fiducia. Sì, purtroppo il legno costa carissimo e la qualità è pessima, però vabbè, per adesso abbiamo scelto abbastanza bene. Quindi, riassumendo, non sei riuscito ad arrivare alla fine, speriamo di farvi vedere qualcosa la prossima settimana di finito, penso di sì, magari non tutto. L'unica cosa finita di questa settimana è la sigla nuova, l'avete sentita? Porca. Se non l'avete sentita, fate il rewind e tornate all'inizio e risentitevela. Vabbè, Perché, non so, cioè, per il mondo dove? Con questa roba qua dove? Nel mondo? Ci andiamo. Con calma si va dappertutto. Io direi di chiudere, cosa ne dici? Grazie di essere stati con noi fino a qua, come sempre. Ciao ragazzi, spero che vi siate divertiti. Sì, sicuramente si sono divertiti. Non hai cantato questa volta però? No, non ho avuto lo stimolo per cantare. Cioè, nel senso non che non sono andato in bagno, quello funziona regolarmente, però cantare. Vabbè, vado. Ciao, è stato un piacere, arrivederci! Ciao! Allora Marina, aggiornamento, com'è? Siamo pronti a fare la pasta. Ti piace? È bellissima, è una figata. Guardate. Va, che meraviglia. Tanta roba. Adesso io andrei a riposare queste stanche membra.